Fin da piccola quando si giocava a mamma e figlia e le bambole che mi piacevano, per carità. Però tutta questa cosa perché mio figlio o mia figlia, no, io non l'ho mai... non la sentivo una cosa mia, mi piacevano altre cose. E mi sorprendeva anche questo contrasto tra me e mia sorella più grande vive in Spagna, e lei fin da piccola sapeva che voleva una figlia femmina e che avrebbe chiamato Maya. E così è stato. E io invece questa cosa non ce l'ho mai avuta. E, e non l'ho mai vissuta come una limitazione o un problema, nel senso che per me era una cosa naturale, la sentivo, quindi. Ehm, Poi però che succede? Che uno va nell'età dei primi amori, delle relazioni, delle cose e ti inizi a sentire dire vorrei fare un figlio, addirittura ho avuto un fidanzato spagnolo che mi diceva che voleva avere 7 bambine, tutte femmine. E io quando sentivo parlare di matrimonio e figli mi veniva un'ansia perché dicevo ok, io sto bene con te, voglio stare con te, ma mi stai chiedendo un qualcosa che io non sento, quindi già vedevo la fine del rapporto. Scherzando una volta con mia zia avevo un amore per metà somalo e per metà italiano, e allora quando glielo raccontai a mia zia che viveva in Spagna, lei mi disse che bello, allora avremo un nipotino cioccolatino. Ehm, ma, tutto lì, nel senso non è che mi chiedeva tu vuoi avere figli, no. A casa mia nessuno me lo ha mai posto come un problema, come una domanda, come una curiosità. Certo, quando ti confronti con le amiche, no? Quando ci si ritrova dopo la fine della scuola, dopo anni e il 98% hanno marito e figli e tu sei lì che sei contenta per loro, se loro sono contente, lo sei un po' meno se loro non lo sono, se percepisci che non lo siano. E- Però è una cosa che io ho sempre vissuto come altro da me, nel senso che non... Cioè, se tu vuoi avere un figlio sono contenta, ma se io non lo voglio avere perché non devi essere con... Cioè, perché mi devo sentire chiedere, ah, ma te figli, niente, marito, niente. No, tranquillamente. Però diciamo che negli anni questa cosa ovviamente muta perché si cambia, perché ci si confronta anche con altre situazioni. Allora, io la cosa che racconto spesso è che intorno ai 20, 25 anni ho avuto un fidanzato avvocato, quindi molto, molto preciso e che mi faceva molto ridere. E parlando di questa cosa, perché pure lui era, non so, il quinto che mi chiedeva, stando insieme, ma allora io vorrei il matrimonio, vorrei i figli, eccetera. E io gli dissi, io non voglio avere figli, non voglio, non mi interessa, cioè non è una cosa che sento mia, quindi molto tranquillamente te lo dico. Il discorso del matrimonio pure è una cosa che mi genera turbamento. E allora lui mi disse, beh, a te non lo puoi sapere se per tutta la vita tu non vorrai mai avere figli. E gli dissi, c'hai ragione. Dico, quindi ti dico, fino adesso io non ho mai avuto voglia di avere figli. E fino adesso, quindi sono passati altri anni, diversi, io ancora non sento questa voglia, amo i bambini, ecco, magari da giovane avevo una difficoltà a entrare in relazione con i bambini, un pochino mi spaventavano. Ehm, Perché secondo me dovevo sbloccare un po' una difficoltà a ritornare bambina io. Ehm, Poi quando sono iniziati a nascere i primi bambini più vicini a me, tra cui appunto mia nipote che vive in Spagna e che amo profondamente, io lì ho ritrovato quel canale per cui non è una... no, i bambini sono fastidiosi, rompono e sono capricciosi, i bambini sono meravigliosi, quelli degli altri, nel senso che io amo loro e appunto soprattutto nei confronti di Maya ci sono.
e, e ci vediamo quando possiamo. E l'altra sera mi ha telefonato e mi ha fatto una lunga chiacchierata, abbiamo riso, mi ha raccontato cose. Lei non ama molto stare al telefono. E non è mia figlia, ma certo mi rendo conto che il legame viscerale deve essere un'emozione bellissima, nel senso, io ammiro le madri mh, che hanno avuto dei figli e che sono delle brave madri, che è difficile da definire cosa questo significhi. Per cui io quello non lo potrò sperimentare. Nella vita tutto non si può sperimentare, uno deve scegliere, deve trovare delle direzioni. Allora, quella a me non mi corrisponde, è bellissima, la posso anche arrivare ad invidiare in certi momenti, però questo non mi preclude altre relazioni, altre emozioni, altre intensità. È così, cioè non è un... ho provato anche in analisi, ci ho lavorato, ma magari perché io ho avuto sempre un atteggiamento protettivo nei confronti della mia famiglia di origine e quindi questo ovviamente può aver generato un'occupazione di uno spazio che io avrei potuto indirizzare verso una maternità. E quindi, siccome era tutto occupato da un padre, una madre, un fratello, una sorella, uno zio, eccetera, eccetera, era pieno e quindi io non mi sono mai posta il problema. Può essere, nel senso, ci ho riflettuto, ci ho ragionato, non lo escludo, però fino adesso è così. Quindi fino ad oggi io ho scelto consapevolmente di non avere figli. Ho avuto questa fantastica zia che non aveva figli e che è stata per me, soprattutto in certi momenti in cui sentivo la famiglia un po' troppo assente, la mia seconda madre. E lei era una donna complicata, artista, disegnava, scriveva per bambini. E, e praticamente lei non ebbe figli, un po' anche per le sue condizioni. Lei ebbe un incidente a 20 anni di macchina micidiale. E nonostante le limitazioni che ne sono conseguite, ha fatto una vita che tante persone che stanno bene non si sognano. Quindi viaggiava, si è sposata, tra l'altro la sorella di mamma che ha sposato il fratello di papà. E poi loro si sono separati e sono rimasti, diciamo, marito e moglie fino alla fine, comunque a distanza, si sono continuati a vedere, a frequentare, ad amare. E lei sicuramente, sì, è stato un grande modello. Era amata e odiata in certi momenti perché poi era una che non te la mandava a dire. Era una persona che c'era, aveva una presenza rara. E io ti dico che è ovvio che appunto poi negli anni, ritornando un attimo al discorso della maternità, probabilmente appunto io ho pensato a 20 anni se fossi rimasta incinta per errore avrei abortito, non mi sarei fatta tanti problemi. Adesso certo la questione cambierebbe perché cambia anche la tua percezione del mondo, delle relazioni che hai con il mondo. E quindi le volte che ho detto, se mai dovessi avere una figlia, se mai dovessi cambiare idea, se mai dovesse capitare, anche se non previsto, io l'avrei chiamata come lei, Asun. Ehm, sì, un modello di indipendenza, di creatività molto viva. Ma posso dirti quello che è capitato a me una volta andando in un incontro di lavoro con delle persone, insegnanti, e c'era questo insegnante ormai prossimo alla pensione, per cui posso capire anche, diciamo, la matrice culturale generazionale, che appunto io con mio padre, allora lei è mia figlia, ah, tanto piacere, lei che fa?
E dico, io lavoro con papà da anni. Ma è sposata, ha figli? La classica domanda. E io molto tranquillamente no. Ma allora lei è una donna incompleta. E io lì ovviamente in una situazione di lavoro non potevo mandarla a cagare, ma insomma ce l'avrei mandato con tutto il cuore. Ma che ne sai te? Che ne sai te? Eh, mi lasciò perplessa, non me la presi, ma mi lasciò, come a dire, vabbè, se stiamo ancora a questo livello, pazienza. Nel senso l'importante è che la decisione la prendo io e che io sono tranquilla con questa mia scelta. Poi se gli altri non lo capiscono, se insistono, ma te saresti... Che poi tante persone mi hanno detto, tu saresti un'ottima madre. Sì, forse no, non lo so. Certo è che per esempio 20 anni fa uno dei motivi che mi facevano dire io non voglio avere figli era non mi sento, non mi sento di potergli insegnare granché. È ovvio che adesso potrei qualcosina. Io sono editore e mi occupo di libri per insegnare l'italiano agli stranieri. Lavoro ereditato da mio padre, la casa editrice è stata fondata da mio nonno e nel tempo libero ho scoperto questa grande passione per la fotografia che così. Io sono un'osservatrice abbastanza silenziosa, soprattutto nell'infanzia. E in un momento molto difficile della mia vita ho trovato questa forma di tirar fuori. E, e quindi piano piano da una macchina più piccola a una un pochino più grande, eccetera, eccetera, insomma ho iniziato ad appassionarmi di più. E quindi che cosa sto facendo? Sto cercando di fare un calendario da regalare a amici e parenti. L'altro anno ne ho fatto uno bello che è piaciuto, e però quest'anno ho difficoltà a trovare delle foto altrettanto efficaci. E quindi sto tirando fuori tutte le mie risorse per cercare di trovare qualcosa. Io mi sono spesso sentita la strana per certe cose, per altre assolutamente no. Per cui ovvio che ti chiedi, ma perché, adesso al di là della maternità, perché quella persona è felice facendo quella cosa e io non riesco a provare nessuna emozione? E perché io mi emoziono semmai, cioè trovando un'impronta di una scarpa con una fogliolina e dico fermi tutti e mi metto lì e l'altra persona dice ma che stai facendo, no? E quindi ovvio sul tema della maternità, ripeto, quando poi da bambini vabbè si gioca, si fa, poi quando si arrivano ai 20-30 anni inizi a vedere che tutti quanti bene o male seguono la loro strada, vedi che molti vanno in quella direzione e tu non la senti. Quindi sì, è un tema che mi sono posta. La curiosità c'è, ma anche il mio migliore amico, dunque io ho la mia più cara amica, pure lei non ha figli, e il nostro comune amico ogni tanto dice, ma prima o poi, no? Noi ci guardiamo come a dire, prima o poi che... prima o poi per adesso niente, quindi o ci pensi tu, neanche lui ha figli, quindi... no, però non la trovo una domanda imbarazzante perché io non mi sento imbarazzata a dare la risposta. E allora è ovvio che se io non la percepisco imbarazzante, mi va bene, nel senso mi puoi chiedere, puoi pure andare a scavare, appunto c'era questo fidanzato avvocato che poi essendo lì andava appunto, ma perché Pippa costruiva tutta la cosa per poi tirare fuori questa affermazione di cui io gli sono ancora grata di dire non puoi sapere quello che tu sarai domani. Grazie, ma veramente grazie, nel senso che mi dai un pezzo in più di me, no? Cioè mi dici ok, fino adesso posso dirlo, ma domani non posso sapere se incontro un uomo con cui c'è una sintonia di fare figli, che magari non c'è una sintonia di
portare avanti un progetto insieme di altro tipo. Quindi no, situazioni imbarazzanti no, certo, magari ogni tanto ti trovi dall'altra parte sentire una rigidità nell'accettare una risposta che non piace, la percepisco, cerco di convincere che appunto che la mia posizione è serena, non è una rinuncia, non è una protesta, non è un atto di femminismo, e io non ho mai bene capito poi che cosa sia il femminismo. Ho una mia idea sicuramente di cosa possa essere. Però poi se vedo che la rigidità continua e ci sono quelle domande che sono volutamente fatte per farti scricchiolare, problema tuo, nel senso, bah, non è che poi torno a casa e dico no, perché no, falli te, ce li hai? Sì, allora che problema c'è? A volte tremendo. Ma più che altro è che appunto parlate di cose che io in limitatissima quantità ho vissuto quando Maya era piccola e veniva qui con Elena eh, e capisco che tu ne possa parlare incessantemente perché la tua centralità in quel momento mi va benissimo. Certo, da fuori ogni tanto dico sì, però insomma parliamo anche d'altro, nel senso mi rendo conto bene che in quella fase non vedi un film, non c'è null'altro che riesca a catturare la tua attenzione così tanto, perlomeno il più delle volte è così. Per cui ascolto, che devo dire? Che devo... Ascolto. Io sono una che ascolta, insomma, non è che mi devo sempre dire la mia, anzi. Da piccola mi dicevano sempre le solite frasi, ma che ti hanno rubato la lingua, sei muta, hai un problema. Io amavo ascoltare e mi sentivo molto a disagio quando dovevo dire la mia, perché ancora io non avevo molte idee sul mondo, ci ho messo molto tempo. E sì, annoiata sì, altre volte divertita da racconti che non siano semplicemente l'ha fatta dura, l'ha fatta morbida, era marrone chiaro, color pantone 527, insomma. Non arrivo fino a tanto, però è un mondo, va rispettato come tale, come io chiedo che sia rispettato anche il mio di mondo. Ma ripeto, non è che ho trovato mai grossi ostacoli o imbarazzi. Mm. L'eredità è una cosa a cui ci si pensa, certo, poi. Ma io tante cose già so che le lascerò a mia nipote. Adesso poi ne arriverà un'altra da parte di mio fratello e chissà con lei che relazione ci sarà, mi auguro bella, mi auguro intensa come quella con Maya. Però Maya già sa che delle cose quando io non ci sarò più saranno sue. Già gliel'ho detto, già abbiamo accordato, ci siamo accordate su questo. E qui ci sono, anzi, diversi elementi che fanno pensare per la mia, per come sono io, che ci possono essere dei bambini. Che all'ingresso c'è un tentativo di racconto che abbiamo scritto io e Maya anni fa. Appunto, io stavo lavorando sul mio rendermi visibile, essere meno invisibile, cosa che mi ha connotata per tanto tempo in certe situazioni. E siccome Maya ogni tanto vedo in lei delle parti di me, e allora le avevo detto, amando tutte e due i camaleonti, le ho detto perché non scriviamo un racconto ehm, in cui c'è un camaleonte che decide di non mimetizzarsi più. E allora ce l'ho lì all'ingresso, come c'ho un disegno che mi ha fatto quando era piccolina qui su una tela, che poi pure lei diciamo ama il disegno, un po' eredita quest'onda familiare. E ho delle foto con lei, ho dei libri suoi, ho i suoi colori, le sue ballerine argentate di quando era piccola. Certo, non è una casa piena di, per fortuna dico io, Peppa Pig e compagnia, ma ci sono degli elementi che mi riportano
ha un'infanzia, ha una presenza piccola che sta crescendo, che si sta muovendo. Ho i suoi bigliettini di Natale in cui mi dice che mi ama, che mi vuole bene. Sì, sì, ci divertiamo molto. Ci divertiamo molto e giochiamo molto e ridiamo molto e vorrei essere appunto anche quello, ogni tanto ho visto che è così, essere quello che Asun è stata per me, quell'orecchio che ti può ascoltare riguardo a cose che magari, nonostante Maya con sua madre abbia un rapporto molto diretto ed è molto bello questo, però magari ci sono dei momenti o delle cose in cui ha bisogno di dirlo a qualcun altro. E, e quello mi piace molto. Il mio primo fidanzato aveva delle cuginette che erano molto più piccole di lui, perché appunto lo zio si era risposato in tarda età, eccetera. E una volta io andai, guarda, è un ricordo che veramente faccio fatica a ritirar fuori perché è lontanissimo. Andai a fare da, diciamo, babysitter, perché loro avevano da fare, uscivano, eccetera. E con una delle due soprattutto, adesso ti dico, non ricordo neanche il nome, una si chiamava Carmen. Ehm, Sai quando senti che c'è un canale aperto senza aver lavorato sull'apertura del canale? Cioè, che tu c'è un feeling. Certo, materno no, perché io avevo 17 anni, non... Però una comunicazione, e con i bambini questo è il grande, la gran bella cosa dei bambini, che tu puoi comunicare senza usare tanto la testa, semplicemente col gesto, col cuore, con lo sguardo, col gioco, col verso, quello è stato un momento particolare. Successivamente nulla che io ricordi in questo momento, io non ho un'ottima memoria, cioè queste cose mi vanno e mi vengono. Certo, quando è nata Maya è nata in Spagna e ovviamente all'inizio era andata mia madre prima e durante, poi appena nata mio padre è andato su a Barcellona, tra l'altro Maya è nata il giorno di mio padre, quindi condividono questo compleanno. Dopo una settimana mio padre torna, io prendo l'aereo e corro da lei e mm, c'è questa foto bellissima di appunto io sul letto che sollevo questo esserino piccolo piccolo che frignava come non si sa che ed è stato uno dei momenti veramente più emozionanti della mia vita, vedere quella cosina che è piena di vita, piena di potenziale, piena di... E mi ricordo che tornata da Barcellona io per 2 o 3 giorni, forse anche 5, se tu mi dicevi una parola io scoppiavo a piangere perché mi aveva veramente toccato nel profondo, l'avevo incontrata, l'avevo trovata e, e per cui appunto mi ricordo che tornai in ufficio dove c'era mio padre, mio fratello, eccetera, e mi ricordo mio fratello disse una cosa un po' fuori posto, era di cattivo umore, eccetera. E io lì, "Ah, non mi dovete dire niente perché io sono così emozionata." Ogni tanto mi prendono questi momenti. E sì, quello è stato un momento indimenticabile, indimenticabile. Mi viene in mente che i rami secchi, insomma, non mi ritrovo in questa descrizione, semmai qualcuno mi ha definito alle mie spalle o sottovoce quello è un ramo secco. Eh, io mi vedo un ramo che genera altri tipi di fiori. Mm, Il ramo secco veramente mi fa abbastanza... Cioè, che poi i rami secchi alcuni sono bellissimi. E vabbè, appunto io qui nelle mie foto quello che mi piace è andare a vedere quello che diceva la mia amica Sandra, tramite cui poi noi ci siamo incontrate. Cioè tu hai una... devi usare, credo che tu abbia nella tua macchina fotografica una lente che rende le cose brutte invece molto belle. E quindi anche il ramo secco che può apparire orribile
se tu poi ti ci avvicini, lo giri, lo guardi, eccetera, trovi sicuramente un taglio, una prospettiva, una luce che lo rende unico. Quindi ti posso dire che anche se mi chiamano ramo secco lo posso prendere come un complimento. Quindi adesso volete pure che vi svuoti la borsa, cosa che io detesto fare perché è piena di roba, però per ringraziarvi di questa chiacchierata. Che cosa volete sapere? Questa è una lettera personale, quindi niente. Questo è il mio hard disk dove metto foto, impaginati, backup tra l'ufficio, la casa, le foto che vado a stampare e quindi me lo porto sempre abbastanza con me. Briciole sparse, spiccioli, un portacellulare, biglietto dell'autobus che mi sono venuti addosso con la macchina giorni fa, occhiali, guanti, portafoglio. Questo è il testo di una canzone che mi piace molto, dei Cinematic Orchestra, li conosci? C'è stato questo documentario che si chiama The Crimson Wing e loro hanno fatto la colonna sonora e c'è la canzone che è molto, molto bella di questo, la vita dei fenicotteri, le migrazioni, la vita e la morte, soldi sparsi, disordine che regna sovrano. L'esenzione ticket di mia madre che può sempre essere utile. Comunicazione della fiera che c'è oggi all'Eur della piccola e media editoria dove andrò più tardi. Quaderni di pensieri, di sogni che io mi porto spesso con me. Musica insostituibile, le chiavi di mio zio, campanelline, guanti, medicina per l'asma, Tachifludex che in questi giorni ogni tanto mi viene fuori la febbre e poi tantissimi spicci.